System. Questo non è il nostro studio, ma è una stanza di massima sicurezza protetta con un sistema di allarme a laser. Già, il budget è alle stelle, baby. E io e Francesca siamo due ladri. Cosa dobbiamo rubare? La misteriosa opera d'arte di Kama, il famoso artista contemporaneo che ha recentemente realizzato un disegno inedito e inestimabile che il mondo non ha ancora avuto modo di vedere. L'unico modo che abbiamo per accaparrarcela sarà superare 5 sfide di disegno, seguendo le indicazioni del nostro informatore. Ci sei? Operativo. Chi farà più punti si porterà a casa il bottino. Che l'ammissione abbia inizio. Eccoci qua. Informatore, cosa dobbiamo fare? Ragazzi, ho qui il manuale di istruzioni del sistema dell'allarme. Dovete disegnare riempiendo i cerchi luminosi ed evitando i laser. Avete 10 minuti per ogni sfida. Quali laser? Quali laser? Ah, ok. Questi laser. Che poi il nostro informatore sembra avere la voce familiare, Non so di cosa voi stiate parlando. Preparatevi per la prima sfida. Guarda, io ho portato questi due pennarelli. Va bene, grazie. Avete 10 minuti per ogni sfida. Ecco la prima, siete pronti? Oggetti preziosi. Tutto a un prezzo. Disegnate l'oggetto più prezioso che riuscite a concepire. Chi disegna l'oggetto valutato con il prezzo più elevato vincerà la sfida. 3, 2, 1. Ah, ma quindi noi abbiamo 10 Via, minuti via, anche via! per... Aspetta, aspetta, allora, qui ce n'è uno. Francesca, attenta! Ma poi non ho capito, perché io ho due laser che mi puntano qua, tu ne hai uno solo che neanche ti punta? Io ho altri problemi. Vabbè, ma questo lo sapevo che tu hai dei problemi in generale. Francesca, 10 minuti. Che cosa dobbiamo fare? L'oggetto più prezioso, Rick. Come faccio a disegnare? Come faccio? Aspetta, non so se passargli sotto sopra. Devo stare tutto quanto curvo, come un gatto che vomita. Allora, io voglio soltanto una cosa che sia messa agli atti, che io sto facendo a memoria. La cosa che sto disegnando è sicuramente diversa da come è in origine, ma io ci sto mettendo il massimo del mio impegno. Io non so che cosa sto facendo invece. Sono troppo impegnato a cercare di non farmi colpire da questo laser. Io non so come diavolo... Come devo stare? Come faccio ad arrivare lì? Come dice sempre il mio fisioterapista, non importa come stai, l'importante è che cambi spesso posizione. Così aumento le probabilità di beccarmi il laser. Esatto. Ragazzi, non c'è più tempo. Ok? No, 3, aspetta. 2, Aspetta. 1. Fermi ragazzi. Fermi, siamo fermi. Ok. Tu che hai fatto, Francesca? Ma dai! Almeno il mio non ha bisogno di essere spiegato. Ma cavolo, ma il tuo è un oggetto vero. Il tuo che cos'è, Il scusa? mio è un oggetto vero, un rarissimo esemplare unico di Polaroid, e cioè una Polaroid fatta interamente d'oro e di diamanti. Posso dire una cosa? Prima ancora che parli, io l'ho già capito. Che qui qualcuno ha deciso di usare la retorica. Dai, su! Quindi la Polaroid intarsiata di diamanti, il sensore in sé è fatto con un diamante e le foto che fa uscire fuori sono foto fatte d'oro. E nelle varie foto ci sono alcune cose, insomma, che mi riguardano, come per esempio il mio ritratto, la mia villa in campagna, il mio jet privato. Questa non sembra, ma è la mia Ferrari. Questo è il modello SV. E poi le mie vacanze, insomma, a Ibiza. No, lì sei a Lignano Sabbia d'Oro. Ma questa voce esterna... C'ha un umorismo che riconosco, un umorismo che non fa ridere. Quanto a me non c'è molto da spiegare, devo dire. L'opera si spiega da sé ed è anche forse un po' questo, no? L'importante, ovvero che le opere non debbano essere illustrate, ma che esse stesse comunichino la loro vera essenza. Charizard, le due persone che lo stanno osservando stanno commentando il suo stato di manutenzione. Ma è Mint! Sì! Mint è proprio la carta perfetta, gradata 10 su 10. Anche se le abilità non te le sei ricordate, Non era fuoco bomba. E che cos'era? Iperraggio. Aspetta, ora voglio sapere. Dai, su! Intanto che Francesca cerca questa cosa, informatore, chi ha vinto questa manche? La Polaroid è molto preziosa. Nonostante tutto, la carta di Charizard Mint vale comunque più di tutte le tue vacanze e la Ferrari. Ma no! Sottovaluti le mie vacanze! Inoltre, Rick, ti ho visto toccare il laser. Credevo di averlo fatto in modo più sgamoso. Ma anche Francesca. Ma era la nostra prima cosa, miglioreremo. Attenta Francesca, se tu fossi stata l'unica a toccare il laser, le cose sarebbero andate molto diversamente. Fortunatamente io posso contare sempre sull'inaffidabilità. Dai! Decreto la carta di Charizard la vincitrice di questa prima operazione. No! Wow! Non perdiamoci in ciance, prossima operazione. Siete pronti per la seconda operazione? Ci dirai quali sono i punti di arrivo? Prossima destinazione.
Ok, beh, sembra facile. Sì. Andiamo subito prima che si accendono i laser. Vai, iniziamo a disegnare. Sembra facile. I laser questa volta saranno molto più difficili. La prossima operazione segreta si chiama animali rari. Un animale raro può essere considerato un vero tesoro. Ingannate il sistema di sicurezza disegnando un animale inventato che sia il più raro possibile. Chi concepirà l'animale più raro e convincente vincerà la sfida. Si attivano i laser. Ok, aspetta, che dobbiamo fare? Che l'operazione abbia inizio. Va bene. 3, 2, 1. Sarò super agile. Dove mi metto? Guarda, io ho deciso di usare un altro approccio. No, Oh, non mi posso più non alzare. ti puoi più alzare. Beh, il tuo approccio non è stato poi così efficace. Cavolo, sono proprio sotto un laser. Ho raggiunto il mio punto. Cavolo, sono proprio in mezzo a... Questa volta non voglio prendere i laser. L'ho preso? Il tuo gomito, Francesca, stia attenta al suo gomito. Ah, ah. Ma l'ho toccato? L'ha toccato, certo che l'ha toccato. Un altro passo falso e ci scoprono. Allora, un animale. Non so cosa devo fare. Un animale raro. Oh mio Dio, sono proprio in un quadrato di laser. Siamo nel quadrato. Agente Riccardo, il suo c***o sta bloccando un laser. Come sta bloccando un laser il mio c***o? Non è possibile. Di nuovo! Non è vero. Agente, è verissimo, ci sono le prove video. Di nuovo! Dai, ma dove? Il suo c***o si erga. Senti, ora mi sono rotto le scatole. È una missione segretissima. Cosa fa? Le camere di sicurezza. Lei è un agente fallace. In piedi, facciamolo in piedi. Prende esempio dall'agente Francesca. Ma lei sta comodissima. C'è da dire che essere piccoli ogni tanto nella vita qualcosa serve. Ma è una cosa faticosissima. Ma come faccio a disegnare? Forse così ho trovato la mia posizione. Ho sbagliato. No, devo cancellarlo. Speriamo che Riccardo sia così stressato per questa situazione dei laser che io possa vincere anche solo per inerzia. Non c'è più tempo. Ok? Fermi, ok. Anche questa operazione sembra essere riuscita. Ah, oddio. Com'è andata? Com'è andata? Ma che è? Che cos'è? Inizia tu, che prima ho iniziato io. Va bene. Ma no, Francesca, però calmati. Questo, adesso dovrò usare la mia arma segreta, la retorica. È lo Stardust Cat, anche detto gatto polvere di stelle. È un gatto che, come le comete, si presenta soltanto ogni 64 anni. Rarissimo da incontrare, rarissimo da vedere, lo si può osservare soltanto con degli occhiali da sole specifici per le eclissi. Si dice che appunto il suo valore sia inestimabile perché riuscire a catturare questo gatto con un po' di erba gatta sia forse una delle cose più difficili da fare. Quindi la sua quotazione è 74 miliardi di dollari. Guarda i suoi occhi. Tutta quanta la sclera è fatta di stelle anch'essa. Sono tipo dei bernoccoli, no? Come se avessero preso il gatto e avessero fatto pa 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 pa. Quanto a te? Quanto a quel che non puoi fare che tu? Lo vedo un po' confuso questo. Ma perché confuso sarai tu? Questo qui è unico nel suo genere, unico anche sul mio canale. Molti di voi lo cercano da anni senza mai trovarlo. Altri lo hanno visto in alcuni miei vecchissimi video ed è il riccio. Questo riccio in particolare è il riccio dell'Attenti al Riccio, una sfida che è stata fatta sul mio canale tantissimo tempo fa in cui si invitava la gente a ricercare questo riccio nei miei video e nessuno lo ha mai trovato fino ad oggi. Anche adesso questa qua in realtà è una rappresentazione, è un disegno del riccio. Non è il Quindi riccio. neanche- Se si ne pa un jog. E infatti anche io ho difficoltà perché nel momento in cui devo disegnare il riccio, i dettagli del riccio, ecco qui che sono sfumati in questa tana, no? In cui potrebbe stare ma che non si riesce bene a vedere perché non è stato avvistato così tante volte da ricordarlo così chiaramente. E infatti eccomi qui a rappresentazione anche di tutte le persone che seguono il mio canale che ancora lo stiamo cercando. Unico nel suo genere. Valore inestimabile. Ma l'ho detto io prima. Alla luce delle vostre spiegazioni, quello che lei, agente HTT, ha cercato di far passare per delle nuance, delle sfumature, era un palese errore. Va detto anche che se la sua opera fosse la più bella di tutti i tempi, il suo deretano ha bloccato il laser 67 volte, contate, mentre purtroppo, per fortuna, abbiamo l'agente Presentini che l'ha bloccato solo una volta con il gomito, ben visto anche. Comunque il suo gatto è veramente molto cute. La ringrazio, voce fuori campo. Francesca sta vincendo sul fatto che essendo piccola non prende i laser e disegna bene. L'esito è dunque il seguente. Yes! Dai, devo impegnarmi, altrimenti non riuscirò mai ad ottenere l'opera d'arte del grandioso Kama. Per me non c'è problema. Prossima operazione.
Ok. Siamo arrivati alla terza operazione segreta. Il nome in codice è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Neanche i più grandi decryptologi del mondo riuscivano a decifrare questo codice. Si sa che un codice di sicurezza non deve essere facile da indovinare. Disegnate un personaggio nascondendo all'interno tutti i numeri da 1 a 9. Finito il tempo, vincerà la sfida il ladro che riuscirà a trovare per primo tutti i numeri nel disegno dell'altro. La peppa e la peppina. Questa volta i laser sono alti, vi voglio vedere strisciare. È la mia specialità. Pronti a strisciare? 3, 2, 1. Ma dai Francesco, tu stai già Ma strisciando. sì, è che sono così brava che è proprio la mia indole. Io ora non voglio prendere i laser. Non so dove sono i laser, ma non me ne frega niente. L'importante è che striscio. Finito. No. Non avete più tempo. Oh, perché tu sei in piedi? Tu potevi stare anche in piedi? È il vantaggio di essere alti 1 metro. Il tuo culo era comunque più alto della testa di Francesca. Vai. Ah, mio Dio. No, ma è bellissimo. Fa vedere tu cosa hai fatto. Ma dai, ma questo qua è Kama. È il nostro informatore, non è Kama. Vabbè, in generale io ho voluto fare uno skater che sta sulla propria rampa, spiccando il volo, molto molto agguerrito, perché questa qua è la sua occasione. E questa qua è tutta la folla che lo acclama. Mi piace moltissimo il soggetto e è questo il problema, che mi piace. Oh, per la prima volta sono riuscito a fare un disegno che posso dire che anche a me piaciucchia un po'. C'è da dire questo, anatomicamente è tutto sbagliato. Lo skate è sbagliatissimo, cioè io non ho mai visto uno skate che ha le ruote in cima. Soprassediamo Va su bene. questa cosa. E invece vediamo il tuo capolavoro allora. Allora, lui è il nostro informatore, che assolutamente non è il signor Kama. È una persona che semplicemente gli somiglia. Non ho inserito tutti i numeri perché non ho fatto in tempo. Non hai inserito tutti i numeri. Ne puoi trovare solo alcuni. Per me è un vantaggio. Posso anche dirti sì, li ho inseriti tutti. Buona fortuna a trovarli. È arrivato il momento di scoprire i numeri che si celano all'interno dei vostri disegni. Siete pronti? Sì. Ok. Avete un compito importante, perché se riuscite a trovare tutti i numeri vi aggiudicherete la manche. Pronti? Via! Vedo il 7, il 6, il 3. 1, 8, 9. Però questi, il 7, il 6, il 2, il 3. Ne manca uno. L'8. No. Eh sì, eccolo qua. No, te ne manca ancora uno. Lo 0 o è un 6. Ma sono introvabili questi numeri. Dove l'hai messi? E il 5, eccolo qua. Te ne manca ancora uno. Ma come ancora uno? L'8 e lo 0. L'ha trovato. Oh. Oh! Ma dove stanno i tuoi numeri? Ora ti dico. Il 2 è l'orecchio. Il 3 è questo. 4, fammi vedere dov'è il 4. Dov'era? Vabbè, il 5 è questo. Poi il 6 è questo. Manca il 4 e il 7. Ti conviene trovarli se vuoi vincere la manche, Riccardo. Eccolo qua. Ah, eccolo qua il 7. È al contrario. In realtà il 7 me l'ero scordato, mi sa, perché non c'è. Si parte dal presupposto che nessuno di voi ha preso i laser. Vorrei proprio vedere. Mi sono proprio impegnato. Avete mantenuto, come si suol dire, un basso profilo. E per quanto riguarda i disegni, effettivamente Riccardo ha messo tutti i numeri, al contrario di Francesca che non li ha messi, sebbene il soggetto mi piaccia molto per ragioni che non so neanch'io bene. Ma soprattutto ti sei scordata, Francesca, che dovevi coprire tutto il raggio della luce. Tu hai fatto solo un personaggio al centro, mentre Riccardo è riuscito a coprire perfettamente tutto quello che la luce illuminava. Ma sai perché? Perché mi sono concentrata nel colorare la maglia di nero e ho dimenticato tutto il resto perché mi ha preso il momento cozy relax. Durante tutto questo contesto le hai preso il momento cozy relax. Me ne rendo conto, tuttavia c'era una manche da vincere e l'ha vinta Riccardo. Sì, finalmente il momento della mia rivincita. Molto bene, agente Riccardo, molto bene. Mancano 2 operazioni. Chi tra me e Francesca si aggiudicherà l'opera d'arte? Io sono proprio curioso di sapere che cosa c'è in quell'opera d'arte. Non lo so, ho quasi paura. Che succede? Ma perché? Ti hanno trovato, Rick? Come mi hanno trovato? Ti hanno trovato! Come mi hanno trovato? Scappa! Cosa? Che devo fare? Scappa! Oh Scappa, no, Riccardo, gli sbirri, scappa! i Ti hanno piedi trovato! piatti, la pula! No! Dove sono? Cosa volete da me? Vogliamo sapere tutto quello che sai su Ajax System. Non conosco nessun Ajax System. Non fare il finto tonto. Sappiamo che è lo sponsor di questo video. Non parlerò mai. Sicuro? E ora come la mettiamo? Hai 1 minuto di tempo per cantare prima che il laser rovini la tua acconciatura. No, i miei capelli no, ti prego, no. Vai!
Ok, Ajax System è lo sponsor di questo video, a cui tengo particolarmente perché è il sistema di allarme che noi stessi utilizziamo per proteggere il nostro studio e si adatta anche alle abitazioni domestiche. I loro partner certificati si occupano di ogni cosa, studiando il vostro spazio e installando ogni dispositivo, il tutto senza far passare cavi o spaccare i muri. E voi quali dispositivi avete installato? Diccelo! Ok, ve lo dico. Abbiamo installato un rilevatore di fumo in cucina, sensori di allagamento, varie motion cam che scattano foto in caso di allarme, sensori su porte e finestre, sirene interne e esterne e un rilevatore per la qualità dell'aria. Inoltre l'app è la cosa più semplice del mondo per vedere la lista dei propri dispositivi, le impostazioni e per attivare e disattivare l'allarme da qui, cosa che però si può fare direttamente anche dal pad touchscreen. Se volete avere maggiori informazioni su come proteggere i vostri cari o le cose a voi care, trovate in descrizione i contatti di Ajax. Parlate con Marcello. Marcello è simpatico ed è sempre disponibile. Vi prego, aiuto, i miei capelli, no! Perfetto, puoi andare. Ah, così. Abbiamo tutto. Ma mi dovete slegare. Non sei mai stato legato. Ah, quindi io torno a rubare. Se ti rende felice. Beh, sì, oggi disegnerò con la mano destra e la mano sinistra. Eccomi. Riccardo, sei scappato? Sono evaso. Allora, che dobbiamo fare? Guarda, sono due cerchi qua davanti a noi. Cosa può andare storto? Mi fa un pochino ansia vedere quella roba lì davanti e quel mostro davanti a noi che è ancora spento. Siete pronti quindi per la prossima operazione? Il nome in codice è valore affettivo. Non tutto si può acquistare con i soldi. Disegnate qualcosa che per voi ha un forte valore affettivo, tanto elevato da renderlo quasi inestimabile. Ma che bella manche. Dovete stare in guardia però, perché la prossima operazione è una delle più pericolose. Il laser è uno solo, ma non abbassate la guardia perché è mobile. Con un complesso sistema di specchi potrebbe rischiare di prendervi i vostri occhi e compromettere per sempre la vostra carriera. Mi raccomando, conto su di voi. E allora 3, 2, 1, via! Aspetta. Perché mi usi come scudo? No, è perché dovevo evitarlo. Attenta, Francesca, attenta. Vabbè che siamo rivali, però ho paura per la tua carriera. Ecco. Mi sa che hai paura anche per la Sì, ho paura per tutto. Cioè... Oh! Mi raccomando, non fatelo a casa. Come fanno a farlo a casa? Queste sfide di disegno sono fatte da professionisti. Attenta, Francesca! Tu neanche ti sposti. Lei ha trovato il punto cieco di quel laser. Ma addirittura? Sì. Cavolo. Ma tu vai un po' più in là. Cioè io non posso disegnare perché devo stare qui perché tu stai là. Te credo stai tanto comoda. Oh. Mamma Francesca! Questo è cardio, eh? Oh no. Mamma mia. No. Aspetta, no! Au! Dovevo schivarlo, scusa. Aspetta, Francesca. No, aspetta. Operazione terminata. Oh no, Francesca! No! Spegnete il laser! Aspetta, io già lo so di che parla la tua. Io non so più niente. Tu non hai neanche un minimo di sudore. Cavolo, io ho fatto una capriola a un certo punto, Sì, è addosso a me, l'ho notato. Sì, ma rivediamo appunto questa straordinaria azione di Richard HTT. Facciamo così, io spiego quello di Rick spiega il mio. Allora, quello di Rick è la sua banalissima lucina. Dai, su! Perché Rick ha paura dei mostri che arrivano quando la lucina da notte viene. Non hai capito un cavolo. Banalissima sarà per te. Questa qua per me ha un valore inestimabile, un valore affettivo grandissimo. Sicuramente molte persone già l'avranno riconosciuta. Tra le persone che hanno acquistato il mio fumetto gira questa pagina, nel caso trovate il link in descrizione. Questa qua è la mia lucina da notte, ma è una specifica lucina da notte che io mi ricordo proprio impressa qui nella mente, che è tipo fatta così a rettangolo, che emette una luce flebile verde e che mia madre teneva appunto nella mia cameretta quando ero piccolo. E questa qua era l'unica lucina che riuscivo a vedere nel cuore della notte quando avevo paura dei mostri e andavo a letto, e che rischiarava un po' la mia stanza e mi piaceva pensare che mi proteggesse. Qui ho fatto la lucina,
da attaccare alla presa. Queste qua sono le ombre oscure che cercano di staccarla, provenienti da questo mostro nel cuore della notte. Wow. E il tuo è un cane, non assomiglia neanche al tuo cane. Non ti permetto di parlare del mio cane. Questo cane, innanzitutto è il mio. È Già. quando gli tagliamo il pelo. Adesso vi farò piangere. Questo cane è molto più di un semplice cane. La persona che mi ha regalato questo cane è stato mio nonno, che purtroppo ormai non c'è più. Ma uno dei ricordi più belli che ho del mio nonnino è stato di quella volta che al mercato fu l'unica persona che mi calmò dopo 2 ore di pianti perché volevo a tutti i costi prendere questo cane. Lui lo prese e questo cane, anche dopo che il mio nonnino se n'è andato, per altri 10 anni è rimasto con me sempre a giocare, andare in bici, correre, le ho costruito degli ostacoli da saltare, è stata la mia compagna di giochi per tanti anni e purtroppo da qualche anno non c'è più. Ma per me questo canetto racchiude non soltanto il ricordo di una bellissima infanzia passata in campagna insieme a lei, ma anche il ricordo del mio caro nonnino. Prego, Riccardo! Non lo so, Facile giocarsela così con l'effetto up. Beh, ma no, ma date pure dei voti. Bando alle ciance, passiamo alle votazioni. L'esito di questa operazione segreta è il seguente. Boh! No. Anche se non so bene il perché tu hai un bel disegno. Entrambi sono molto commoventi, però c'è un punto a favore di Riccardo. Lui si è mosso tutto il tempo cercando di schivare i laser che cercavano di ucciderlo. Tu, Francesca, invece ti sei adagiata un po' sugli allori e ti sei fatta prendere una o No. anche 2 volte. Ma che Ebbene dici? sì. Hai visto? Le mie giravolte? Non ci credo, voglio la moviola. Eccolo lì, il momento esatto in cui sei stata presa. Io sono contento perché altrimenti avevo veramente sudato per niente. Mi rifarò con la prossima manche. È proprio l'ultima operazione ed è quella che vi farà giudicare la fantastica opera dell'artista contemporaneo, moderno, eclettico. Magnifico, straordinario. Ah, E ora è 1. dobbiamo spartirci il terreno? L'operazione seguente è l'ultima e porta il nome in codice di Doodle dei tesori rubati. Dovete fare un resoconto di tutti gli oggetti e i tesori che avete rubato disegnandoli in stile Doodle, cercando di coprire più superficie possibile. Il ladro con il bottino di tesori più grande vincerà la sfida. Si può fare, si può fare. Ok. La Peppa. Esatto, è un'operazione estremamente difficile perché potete vedere ci sono tutti quanti i laser che avete incontrato prima più quello mobile della penultima operazione. Muovetevi con cautela, siete pronti? Francicina, Dimmi. comunque, per essere arrivata fin qui, complimenti. Complimenti anche a te per essere sopravvissuto. Che vinca il miglior ladro. Cioè me! Dai, su, levati. Dai, ferma! Stiamo iniziando, ma arriverò prima Mantenga io. la serietà. Iniziano col mio bottino più grande, i miei ricci. Agenti, è appena finita l'operazione. No! È scoccata l'ora, in alto ai vostri cuori. Io ogni volta rimango comunque super stupito dalla tua compostezza. Ogni volta che tu fai queste sfide dove ci sono miliardi di cose che entrano in gioco, la scomodità, la velocità, tu mantieni comunque una tua dignità. Invece io sembra che ho disimparato a disegnare. No, tu sei stato rapido. Vabbè, nei miei tesori ci sono un sacco di cianfrusaglie anche perché io sono un accumulatore seriale e i doodle andavano fatti in qualche modo. Questo qua è uno dei gattini più rari del mondo. Questa qua è una delle palle di pelo che ha sputato, quindi di conseguenza è una palle pelo più rara del mondo. Poi c'è un grandissimo anello super mega iper. Le chiavi di Milano che sono a casa mia. Il castello di Palombara Sabina. Nessuno lo sa, in realtà l'ho rubato. Devo solo ricordarmi di prenderlo la prossima volta che torno a casa. Qui giuro c'è un Charizard. Le sacre scritture. L'ultimo DVD, perché ora non ci sono più nei DVD. Chi cavolo si li va a prendere ancora? Occhialini di Tony Stark. Ma esattamente come sei entrato in possesso della Tour Eiffel? È una lunga storia. Ultima domanda, invece, questi tentacoli. Sono quelli che stanno cercando di prendere la mia lucina. Poi la corona del re. Vabbè, a questo punto vado io. Io ho sicuramente la chiave di un forziere inestimabile e ho anche un forziere inestimabile, ma sono due cose non collegate. Poi c'è strumentazione d'artista, una corona della regina d'Inghilterra, un quadro inestimabile, dei documenti inestimabili. Abbiamo dell'oro e lingotti vari, un Rolex, Bitcoin. Hai rubato i Ho bitcoin? rubato dei bitcoins, un anello di alta importanza, una tiara, dei documenti. Sono gli stessi ma sono digitalizzati Sì, per non esatto. sprecare carta. Ho rubato
dato delle password. Prima di dire le mie considerazioni, ringraziamo ancora Ajax System per aver sponsorizzato questo video, ma mi raccomando, se non avete un sistema di allarme a casa o non siete soddisfatti di quello che avete, trovate in descrizione tutti i contatti e salutate Marcello da parte mia. Siete stati veramente molto esaustivi. I doodle di Francesca sono disegnati meglio. Tuttavia, è altresì vero che Riccardo ha fatto molti più doodle e ha coperto molta più porzione. Questo è innegabile. O fai le cose bene o le fai in gran quantità. Ed è proprio per questo che il vincitore dell'ambitissimo premio dell'artista eclettico illustre magistrale è Francesca. No! Come Francesca? Oh! No, l'opera di Kama, l'inestimabile. Sì, l'inestimabile opera di Kama. Eccola qua. Cos'è sta roba? Ma che cazzo? Ma che Ma- cos'è? ma- Ma che cos'è? Ma perché? Ma non si può far vedere questa cosa! Bisogna censurarla! Ho cercato su Wikipedia, si chiama Opera di un guerriero fallace. Ma ti credo che non l'ha mai vista nessuno quest'opera! Va distrutta! Questa la vado a bruciare subito. Voi non la vedrete mai! Una porzione, una prima No, parte. mai! È veramente un peccato non far vedere l'opera al mondo. Ma il cameraman è sempre stato Kama! Non ce lo saremmo mai aspettati. Non l'ho mai registrato.